Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo il matto, amici del Toro. Il matto è una carta di nuovi inizi, è una carta di chiusura cicli e inizio cicli, in quanto è un arcano numero 0, ed è anche una carta che parla di bambini e bambino interiore. Quindi andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Nel caso poi voleste contattarmi, trovate il mio indirizzo email qui scritto. Allora, cominciamo con un 6 di coppe, un 3 di pentacoli e un 10 di pentacoli, ragazzi. Allora, il 6 di coppe è al contrario, quindi può far riferimento a una questione legata all'infanzia o anche all'amicizia. Può anche essere una questione legata a qualche amico, perché comunque quando c'è la carta del matto c'è sempre quel sentimento puro, genuino dei bambini e degli amici di infanzia. Andiamo poi dopo a vedere con i mini tarocchi di cosa si tratta un po' più nello specifico. Abbiamo poi un 3 di pentacoli. Ho come la sensazione che ci sia una collaborazione o tra amici o può essere anche un sogno, un 6 di coppe, che si ha da molto tempo. Mm? Ho come la sensazione o l'idea che ci sia una questione inerente ad un gruppo, perché c'è un 10 di pentacoli, può essere un gruppo familiare o anche un gruppo appunto di amici o magari di lavoro. Ho come l'idea che vogliate creare un gruppo in questo tipo di progetto di cui ci parla il 3 di pentacoli. Abbiamo anche un 8 di bastoni. L'8 di bastoni mi dice che si fa fatica a comunicare in questo caso, anche perché poi qua vicino abbiamo la torre. Quindi c'è qualche questione a livello di comunicazione, a livello di può anche essere marketing, può essere riferito proprio al foglio di carta, una comunicazione di carta che magari manca. In realtà l'otto di bastoni è una carta, è un acceleratore, diciamo, delle carte che sono vicino. Però ecco, avendo la torre, sento che qui qualche questione dovrà essere un po' rivalutata. In realtà la cosa positiva è che poi avete il re di pentacoli e la carta del giudizio. Poi va bene, abbiamo anche questo 5 di bastoni. Però ho come l'idea che per costruire qualcosa bisogna prima distruggere. Cioè per ricreare un nuovo tipo di realtà, di concretezza, bisogna prima distruggere quello che c'è e che non ha funzionato fino ad adesso. Andiamo a vedere con i mini tarocchi nello specifico di cosa si tratta. Perché comunque il giudizio parla o di una chiamata anche, e magari è proprio quella chiamata, quella comunicazione che qui con l'otto di bastoni vicino alla torre non arrivava o non sta arrivando. Credo che sia riferito a quello, il 6 di... adesso lo andiamo a vedere. Fatemi vedere il 6 di coppe. Asso di denari. Asso di denari, nuovamente il 3 di pentacoli, 2 di coppe, la carta della forza e il 7 di pentacoli al contrario. Sì, è una collaborazione, è un'unione, è l'inizio di un progetto, è un qualche tipo di accordo che qui probabilmente non si ha più pazienza di aspettare, si vuole iniziare, si vuole raggiungere quella famiglia che si desidera tanto, ok? Quindi
Ho come la sensazione che qualcuno qui stia friggendo per riuscire a mettere un seme letteralmente, quindi a iniziare un nuovo tipo di percorso. Può anche essere il vivere insieme per qualcuno, eh. Vi ripeto, la carta del matto è una carta di nuovi inizi, di nuove avventure, quindi facilmente, qui abbiamo anche un asso, quindi facilmente si parla di, ripeto, o è un progetto comune di coppia o è una collaborazione magari con degli amici ai quali siete molto legati e con i quali volete costruire qualcosa di solido, perché comunque il 10 di denari è una carta che parla di famiglia allargata, quindi di tante persone, ma proprio tante persone, quindi lui con i suoi figli, lei con i suoi figli, gli animali, i nonni, i cugini, i fratelli, i figli dei parenti, no? E parla anche proprio di tutte quelle riunioni fatte per tradizione. Quindi è ed è comunque una comunità molto stabile ed è quello che voi volete costruire a livello di gruppo, a livello di unione, può anche essere un gruppo di due persone, però essendoci il 3 di pentacoli, andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. 7 di bastoni al contrario. Mm. E sole al contrario. Ho l'idea che non riusciate a vedere chiaro come sia meglio impostare questo tipo di progetto, questo tipo di collaborazione. Fate attenzione perché qui avete la forza parla sempre di un atto di coraggio, di muoversi, di fare comunque una scelta che poi in realtà è per il vostro più alto bene. Però, considerato che 7 di pentacoli è al contrario, c'è un po' di impazienza, quindi fate attenzione perché è come se, insomma, quando c'è il sole al contrario si parla anche un po' di impulsività alle volte. Quindi se si tratta di andare ad abitare con qualcuno, ecco, pensateci magari un attimo, perché capisco il vostro desiderio di creare una famiglia, ma ehm, vi sento un po' frettolosi. Andiamo a vedere il 10 di denari. 10 di spade al contrario. Ho l'idea che sì, dobbiate aspettare, nel senso che il 10 di spade al contrario mi dice che non avete ancora chiuso un ciclo di sofferenza, quindi ho come la sensazione che ci sia ancora qualche cosa di vecchio che vi fa soffrire, che ogni tanto ritorna a galla e che crea questo sentimento di sfiducia di cui ci parla il matto al contrario. Quindi in realtà vi mettereste in una situazione o state cercando di manifestare una unione familiare partendo da un punto di vista di sfiducia, quindi forse non è il migliore dei modi. Andiamo a vedere 4 di spade al contrario. In effetti, probabilmente dovete lavorare sul vostro modo di comunicare. Vi dico che è il vostro perché il 4 di spade è una carta che parla di una necessità di guarire. È un 3 di coppe al contrario. Interessante. Datemi ancora una carta. Sì, ho come la sensazione, sì, che non vi fidiate. La carta del matto parla di fiducia, il sentimento, diciamo, la questione principale di questi 15 giorni sarà la fiducia. Qui può essere che qualche cosa si romperà, ragazzi. Andiamo a vedere questa torre. E che in realtà sento che già non vi fidate. Non so se è che non vi fidate di voi stessi o non vi fidate dell'altra persona o semplicemente se non avete nessuno potrebbe anche essere che non avete più fiducia nel fatto che si possa creare una famiglia sana, equilibrata, amorevole, stabile. È un progetto che crolla, eh? Mm. Crolla o si ferma, perché comunque abbiamo il Cavaliere di Pentacoli al contrario. Sì, può anche essere che ci sia in questo tipo di progetto di collaborazione di cui vi parlavo all'inizio, che ci sia una sorta di stand-by, ok? È come se non arrivasse la comunicazione, vi dico, ma poi alla fine del periodo arriva. È come se mancasse qualcosa qui. Però avendo la torre, che è sempre un po' appunto la caduta
delle certezze fondamentalmente. È un po' come se vi dicessero che bisogna fare i conti, mi viene da dire, ricalibrare. In realtà, avendo comunque il Cavaliere di Pentacoli al contrario, è un po' come se vi dicessero prendetevi un momento, e anche qui in realtà il 4 di spade è una carta di guarigione, quindi per guarire bisogna assentarsi, bisogna prendersi il giusto tempo di convalescenza fondamentalmente. E anche qui è un po' come se vi dicessero che aspetta un attimo, c'è da rivedere qualche cosa negli equilibri di coppia o nel tuo equilibrio, nel tuo modo di vedere questo progetto, questa eh, idea di coppia. Andiamo avanti col Re di Denari. Abbiamo un 9 di bastoni al contrario e un 5 di pentacoli. Ragazzi, questa torre ho come l'impressione che vi lascerà un po' senza difese, mi viene da dire. Fate attenzione, se per caso ci fossero degli investimenti economici da fare, perché magari state ristrutturando casa, perché magari appunto avete iniziato questo progetto, insomma, fate attenzione perché con il 5 di Pentacoli e la torre, insomma, potrebbero esserci o delle spese impreviste o anche proprio delle perdite. Però in un certo senso, avendo comunque il Re di Pentacoli, vi dico che se voi siete in questa situazione, un po' di, come vi posso dire, rottura, destrutturazione, non viene male, nel senso che quando arrivano i momenti torre, sono sempre un po' i momenti di reset, dove avete la possibilità di dire, ok, fino adesso tutto questo non ha funzionato, quindi come cambio il mio modo di pensare, il mio modo di parlare e il mio modo di agire per far sì che anche le cose cambino? Ed è un po' quella la sensazione che ho quando vedo questo Re di Pentacoli, nel senso che nonostante non abbiate più magari l'abbondanza economica di prima, perché potrebbe esserci qualche imprevisto finanziario, ehm, e nel caso non abbiate neanche più tutte quelle barriere, perché giustamente con la torre si destruttura tutto, io comunque vi sento sereni, vi sento nel vostro potere personale. Il Re di Denari normalmente è una persona che arriva per aiutare, una persona generosa, può anche essere qualcuno che vi dà una mano proprio da un punto di vista economico. E vi dico che comunque è un aiuto che arriva perché c'è la carta del giudizio. Quella chiamata, quella notizia che qui faceva fatica ad arrivare, alla fine del periodo c'è. Andiamo a vedere il giudizio. Wow! Guardate! Asso di coppe, mondo, l'offerta, l'inizio. Bambini? Non so se no, a voi non è venuto tanto la questione di... È un periodo che mi vengono tanto i bambini, sarà la primavera, ragazzi, che si avvicina. Perché la regina di denari parla di gravidanza, è un fante parla di bambini, il mondo parla di bambini e l'asso di coppe parla di nascite di bambini. Quindi per qualcuno potrebbe essere che arrivi la notizia di una gravidanza, vi dirò. Anche il matto è una carta che parla di bambini, fatemi vedere, il matto ce l'avete qui un'altra volta, il sole ce l'avete qui un'altra volta, che anche lui parla di bambini, quindi sì, anche per voi potrebbe essere una notizia lieta. Se non è quello il vostro caso, può essere la gestazione di un progetto, il compimento, l'inizio, un'offerta. E per qualcuno, avendo un fante di coppe e la carta del giudizio e 6 di coppe qui all'inizio, può essere qualcuno che viene a fare delle scuse, qualcuno che ritorna. Diciamo, che non è mai semplice questo tipo di dialogo, perché comunque con i 5 di bastoni c'è un po' di competizione, però comunque c'è Re, Regina di Denari anche, tra l'altro. Sì, ragazzi, se non è il bambino, ripeto, è un'idea che arriva, è un'idea geniale, è un'offerta, è un progetto, è un qualche cosa che ha la possibilità di crescere. Guardate, la regina di Pentacoli
è una persona, è un'energia che ha un terreno fertile e l'asso di pentacoli è il seme. Quindi è una lettura davvero molto prospera, devo dire. Ok? Sì, diciamo che dovrete passare un periodo un po' dubbioso, mi viene da dire. Soprattutto con questo 9 di spade qui e la torre. Dovrete un po' ristrutturare le vostre barriere difensive. Andiamo a vedere un oracolo e poi una fatina. Io intanto ragazzi ci tengo a ringraziare tutte le persone che commentano, è sempre un piacere leggere i vostri commenti, che mettono like, che si iscrivono, insomma ogni tipo di supporto è molto importante. Grazie anche alle persone che fanno le donazioni. Allora, carta numero 31, perché io adoro questa carta, perché c'è proprio una tecnica che si fa con il perché ed è andare avanti a chiedersi il perché fino a quando non si arriva al nocciolo della questione. Nel momento in cui uno si rende conto qual è il reale motivo che ci spinge a fare determinate scelte, allora si fanno scelte più consapevoli. Poi abbiamo essere imparziali, carta numero 38. E qui la sento molto collegata con la bilancia della giustizia e con le brocche della temperanza. Si tratta di anche mettersi nei panni dell'altra parte e cercare di capire quali potrebbero essere le dinamiche, insomma, da bilanciare, ecco. Bene, ancora un'ultima carta da parte delle fatine e per chi è rimasto fino qui, visto che febbraio è il mese dell'amore, ho pensato di mettere in promozione la videolettura sull'amore, quindi se sei in coppia sarà una videolettura di coppia, mentre se sei single sarà l'identikit della prossima fiamma. Quindi per chi fosse interessato può comunque scrivermi un'email all'indirizzo che vedete qui. Bene, andiamo a vedere ancora una carta con le fatine. Appagamento, wow! Ve la metto qui sotto questo ben di Dio di carte che ve le faccio rivedere così se vi capita il mattino fatevi lo screenshot così il mattino ve le guardate e vi ricordate verso dove andate. Bene, amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!